Vediamo come fare e quali fari utilizzare per illuminare e dare una luce d'accento a quadri, opere d'arte, gioielli, oggetti in vetrina e tutti quei particolari che hanno bisogno di una luce d'accento appunto per rubare l'occhio, per essere sottolineati o valorizzati rispetto al pubblico che hanno di fronte. Vediamo in questo caso infatti 3 esemplari della selezione di prodotti che noi proponiamo sul nostro sito, in questo caso 2 sagomatori ed un faretto spot. Di faretti spot in realtà ce n'è più di uno, ma ne prendiamo solo uno come campione. La grossa differenza tra i sagomatori e gli spot normali è ovviamente nel prezzo e guarda caso nelle prestazioni, come vedremo successivamente. I sagomatori hanno una cosa particolare che gli altri faretti non hanno, cioè un'ottica, oltre ad essere molto più potenti, quest'ottica che hanno permette loro di fare quello che vogliamo con il faretto, per cui non saranno l'opera e il nostro appartamento ad adattarsi al faretto, ma viceversa sarà il proiettore ad adattarsi alle esigenze, alle distanze, alla posizione di dove abbiamo necessità di posizionarlo. Tutti i fari destinati all'illuminazione d'accento hanno la particolarità di avere un fascio di emissione molto stretto o comunque controllato, proprio perché lo scopo è quello di puntare sull'oggetto, non di illuminare tutta la stanza. Questo risultato lo si ottiene in modi diversi, in maniera molto semplice abbiamo visto con gli spot, in maniera molto elaborata con i sagomatori. Proviamo a vederne uno per uno. Eccoci con il nostro faretto spot in mano acceso, vediamo che è piccolo, carino, leggero, gradevole anche nell'estetica, e vediamo subito qual è la sua caratteristica, cioè di avere un angolo di uscita di emissione molto stretto, si parla di 7 gradi in questo caso, per cui la luce divergerà dal faro verso l'oggetto che dovremo illuminare con un angolo di 7 gradi e quindi dovremo allontanarci parecchio per fare in modo che la macchia, la figura luminosa, sia sufficientemente grande da illuminare tutto il nostro oggetto. Ad esempio lo vediamo contro il muro alle mie spalle, vedete che produce questa macchia luminosa che andrà appunto a inquadrare l'oggetto, senza possibilità però di sagomare questo spot, questa macchia che rimarrà sempre tonda. Per poter ingrandire questa macchia dovremo allontanarci anche parecchio per fare in modo che la figura luminosa sia più larga. Questo è il limite di questi fari. Un altro limite è ovviamente la potenza, perché se lo confrontiamo con la potenza di uscita di un sagomatore vediamo che la differenza è drammatica. Nel caso del faretto parliamo di 1 watt, nel caso di questo sagomatore parliamo di 28 watt. In compenso questi faretti hanno un costo decisamente limitato, perché parliamo di cifre al di sotto dei 40 euro, quindi una vetrina o un negozio che ne vuol mettere un certo numero, anche per fare magari la gabbia luminosa che dall'alto scende verso il basso, con queste cifre potrà raggiungere i propri scopi abbastanza agevolmente. Ben diverso invece il caso dei sagomatori, dove come abbiamo visto c'è un'ottica al pari di un'ottica delle macchine fotografiche che può essere quindi sostituita. Quest'ottica, in questo caso abbiamo una 26 gradi che produce una sagoma di questo tipo, può essere appunto sostituita, questa invece sarebbe una 50 che darebbe origine a una macchia ben più grossa, ma abbiamo anche 19 e varie gradazioni a seconda della distanza nella quale ci troveremo. Quest'ottica dà origine a dei comportamenti molto particolari. Prima cosa il cerchio di luce, la figura luminosa è ben delimitata, la luce è decisamente più potente e c'è la presenza sostanziale ed importantissima di queste ghigliottine. Le vediamo meglio in quest'ottica staccata dal corpo. Queste ghigliottine ci permettono di sagomare il fascio di luce che andiamo a proiettare nella maniera in cui meglio ci piace, ci conviene, insomma con qualsiasi forma e qualsiasi soluzione vogliamo ottenere, con la possibilità da non disegnare di essere messo a fuoco o sfocato per produrre contorni morbidi o precisi intorno al nostro oggetto, al nostro quadro. Capite che con questi gadget è possibile sottolineare ed illuminare virtualmente qualsiasi oggetto, delimitandolo alla perfezione, circondandolo, sfumandolo, allontanandoci col faretto, avvicinandoci. Insomma, si tratta dei proiettori più performanti e precisi per illuminare quadri, opere e quant'altro avessimo la necessità di sottolineare. Per curiosità abbiamo montato l'ottica da 50 bianca su corpo nero, l'ideale sarebbe tutto bianco, l'ottica da 50 sul corpo precedente e vediamo che la figura luminosa è decisamente più ampia e che potrà venire tranquillamente sagomata, come abbiamo visto prima, per ottenere esattamente la figura del quadro che eventualmente ci sarebbe in quel posto, ancora una volta sfocandolo o mettendolo a fuoco con precisione.
Un'altra possibilità molto importante delle ottiche intercambiabili dei sagomatori, oltre alle ghigliottine, è la possibilità di inserire in un'apposita fessura dei gobo, cioè delle sagome di vetro, con delle scritte particolari o delle forme particolari. Ad esempio, se dovessimo illuminare, che ne so, un busto e volessimo esattamente scontornare il busto senza fare in modo che la luce esca dal nostro profilo, potremmo farci fare un gobo, una sagoma da inserire qua all'interno, addirittura con una stampante su carta lucida, e proiettare l'immagine che abbiamo inserito facendo almeno delle ghigliottine, perché appunto l'immagine farà da sagoma per la proiezione verso il nostro busto di Cicerone. Altra caratteristica molto importante di questo sagomatore, in particolare il ProLight Mini Eclipse, è la possibilità di dimmerare direttamente a bordo la quantità di luce, quindi potremo decidere se avere poca emissione luminosa o alzarlo al massimo o farne tutte le gradazioni che ci interessa avere. Riassumiamo quindi quello che serve per illuminare quadri, opere e gioielli, quindi sagomatori con le loro ottiche da scegliere accuratamente tra quelle proposte, in versione architettonica o in versione, chiamiamola, cinefoto. Vengono molto usati anche in teatro o in set fotografici questi sagomatori con questa foggia, oppure perché ha problemi di budget o esigenze meno restrittive, faretti spot dando un'occhiata all'angolo di emissione che dovrà essere tenuto in considerazione a seconda della distanza in cui posizioneremo il nostro faretto. Il tutto su www.audioluci store o www.ilmicrofono.